Per questo ultimo progetto di fine stagione sto usando il Mon Amour, indicato proprio per questi periodi. Sono gomitoli da 50 grammi ed è 100% microfibra. Il filo è lungo 135 metri, quindi ha una buona resa, e l'uncinetto che sto usando è il numero 4. Il colore che ho scelto di lavorare è il senape. Adesso possiamo iniziare. Prima di iniziare vi faccio vedere come ho lavorato il pannello dietro, quindi questa è una lavorazione a pannello. Nel mio caso è una taglia M, però come avete visto nella foto iniziale sto facendo una maglia oversize. Quindi bisogna prendere per fare i due pannelli una circonferenza che è più sporgente bacino o seno, però siccome è una taglia oversize quindi potete prendere la circonferenza del bacino. Nel mio caso io quando lavoro una maglia all'incirca la mia circonferenza è di 90 cm e quindi faccio un pannello del davanti e del dietro di 45 cm. Invece questa, per quanto riguarda il mio pannello del dietro, sono all'incirca, stendendo bene, 51 cm, quindi una taglia molto abbondante. Quindi poi, una volta che avete preso la vostra circonferenza, andate su e lavoriamo il pannello a T. Ho aggiunto poi le maniche, ho diviso il pannello a metà e ho lavorato una mezza spallina con lo scollo e la lavorazione è un pannello a T. Adesso partiamo con il tutorial. Con l'uncinetto del 4 adesso devo avviare una catenella che è multiplo di 9. Nel mio caso ho avviato 81 catenelle. Quindi voi se volete aumentare la taglia aggiungete sempre 9, più 9 più 9, dipende quanti centimetri volete la vostra maglia. Quindi avvio la prima catenella, la seconda catenella e vado avanti fino a lavorare 81 catenelle. Il punto si lavora su 2 giri, quindi sono 2 giri che si ripetono sempre. Andate avanti e ci vediamo alla fine della catenella. Avviate le mie 81 catenelle, adesso conto 1 e 2 e nella terza catenella lavoro una maglia alta. Vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. Adesso lavoro una catenella. Vado a fianco, devo lavorare una maglia alta chiusa a metà. A fianco una seconda maglia alta chiusa a metà e a fianco una terza maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutte le asole che ho sull'uncinetto e faccio una catenella. Vado a fianco e lavoro una maglia alta. A fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta, a fianco una quarta maglia alta, a fianco una quinta maglia alta e a fianco una sesta maglia alta. Quindi il motivo che dobbiamo ripetere sono 6 maglie alte e 3 maglie alte chiuse a metà con una catenella di separazione. Quindi ho fatto le 6 maglie alte, adesso faccio una catenella di separazione, vado nella catenella a fianco e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Vado a fianco, una maglia alta chiusa a metà e a fianco una maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutte le asole insieme e faccio una catenella di separazione. Adesso devo lavorare di nuovo 6 maglie alte su ogni catenella sottostante, quindi vado a fianco e lavoro la prima maglia alta, a fianco una seconda maglia alta, a fianco una terza maglia alta, a fianco una quarta maglia alta, a fianco una quinta maglia alta e a fianco una sesta maglia alta, quindi ho lavorato 6 maglie alte.
catenella di separazione e di nuovo ripeto le 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi vado nella catenella a fianco e lavoro una maglia alta chiusa a metà, filo sull'uncinetto, vado a fianco, maglia alta chiusa a metà, filo sull'uncinetto, a fianco, maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutte le asole insieme, catenella e di nuovo 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Catenella, ripetiamo le 3 maglie alte chiuse a metà. Quindi dobbiamo ripetere tutta la riga in questo modo e poi dobbiamo finire con 2 maglie alte. Catenella e proseguite adesso fino a terminare la riga. Ci vediamo al termine del giro. Ho terminato e ho lavorato il motivo per tutta la riga e terminiamo il giro con 2 maglie alte. Iniziamo e terminiamo il giro con 2 maglie alte, questo per far venire il bordo laterale dritto. La parte delle 3 maglie alte chiuse insieme, ricordatevi che è sempre la parte del diritto. Adesso lavoreremo il rovescio e iniziamo con 2 catenelle, 1 e 2. Rientriamo nella maglia alta sottostante e lavoriamo una maglia alta. Queste 2 catenelle ci aiutano per far venire sempre il bordino dritto e a fianco una seconda maglia alta, quindi alla fine sono 2 maglie alte e non 3, perché la prima la lavoriamo nella maglia alta sottostante. Catenella di separazione e sulle 3 maglie alte chiuse insieme lavoro una maglia alta. Catenella di separazione e adesso lavoro una maglia alta su ogni maglia alta sottostante, quindi un totale di 6 maglie alte. 4, 5 e 6. Di nuovo catenella di separazione, qui dove ho le 3 maglie alte chiuse insieme lavoro una maglia alta, catenella e qui le 6 maglie alte delle 6 maglie alte sottostanti. Lavoro la sesta maglia alta, catenella e qui lavoro una maglia alta, catenella e 6 maglie alte. Quindi dobbiamo proseguire questo motivo fino a terminare il giro e terminiamo con 2 maglie alte. Ci vediamo al termine del giro. Ho ripetuto anche questo motivo e sono arrivata al termine del giro e qui lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Anche se abbiamo le 2 catenelle iniziali, sono sempre una maglia alta. Adesso giro il lavoro, inizio con 2 catenelle, 1 e 2, rientro qui dove ho la maglia sottostante, proprio dove ho la maglia alta e lavoro una maglia alta e a fianco la seconda maglia alta. Adesso devo ripetere il giro numero 1. Però dobbiamo lavorare maglie alte chiuse insieme, ma la seconda maglia alta dobbiamo lavorare una maglia alta in rilievo avanti e vi faccio vedere come. Faccio la catenella di separazione, entro dove ho la catenella e lavoro una maglia alta chiusa a metà, filo sull'uncinetto, qui ho la maglia alta e lavoro una maglia alta chiusa a metà ma preso in rilievo avanti, quindi con l'uncinetto entro, sposto la maglia alta sull'uncinetto, prendo il filo e lavoro una maglia alta a metà, filo sull'uncinetto dove ho la catenella, entro dentro e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutto insieme, catenella,
Le maglie alte si lavorano così come si presentano, quindi 6 maglie alte, una terza maglia alta, quarta maglia alta, quinta maglia alta e sesta maglia alta. Catenella. Quindi a questo punto lavoro le 3 maglie alte chiuse a metà. Una maglia alta la prendo, entro nell'uncinetto e lavoro nella catenella e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Filo sull'uncinetto, qui ho la maglia alta, con l'uncinetto entro dal dietro, sposto la maglia alta sul davanti, prendo il filo e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Filo sull'uncinetto dove ho la catenella, entro dentro e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutte insieme, catenella e 6 maglie alte. Quindi una lavorazione molto semplice. Da adesso in poi, quando lavoreremo le 3 maglie alte, 3 maglie alte chiuse a metà, le dobbiamo lavorare in questo modo. Quindi catenella, entro dove ho la catenella e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Filo sull'uncinetto, qui ho la maglia alta, con l'uncinetto entro dal dietro. Poi sposto la maglia alta sull'uncinetto, prendo il filo e lavoro una maglia alta chiusa a metà. E adesso nella catenella una maglia alta chiusa a metà e chiudo tutto insieme, catenella, e vado avanti fino a terminare il giro. Sono arrivata al termine della riga, quindi ripeto le 3 maglie alte chiuse insieme, entro nella catenella e lavoro una maglia alta chiusa a metà, prendo il filo, qui ho la maglia centrale, con l'uncinetto dal dietro sposto la maglia alta sul davanti, prendo il filo e chiudo a metà. Prendo il filo, entro dove ho la catenella e chiudo una maglia alta a metà. Adesso chiudo tutto insieme, catenella, e lavoro le ultime 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi questo è il nostro diritto. Quindi noi sappiamo che quando dobbiamo cucire la nostra maglia, questo è il nostro diritto. Giriamo il lavoro, anche se sono dei giri di andata e ritorno, però abbiamo un diritto e un rovescio. Adesso faccio 2 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro dove ho la catenella, la maglia alta sottostante, lavoro una maglia alta. Affianco una seconda maglia alta. Catenella, qui ho le 3 maglie alte chiuse insieme e quindi al centro lavoro una maglia alta. Catenella, lavoro le 6 maglie alte così come si presentano. 2, 3, 4, 5 e 6. Catenella, e al centro lavoro una maglia alta, quindi il giro di ritorno è sempre 6 maglie alte e una maglia alta al centro delle 3 maglie alte chiuse a metà. Quindi andate avanti e ci vediamo al termine del giro. Qui ho la catenella, affianco la maglia alta e inizio a contare le mie 6 maglie alte. Ho terminato il giro, volto il lavoro e ripeto il giro numero 1. Quindi una lavorazione molto semplice e molto veloce da fare. 2 catenelle, rientro nella maglia alta sottostante e lavoro la prima maglia alta, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. A questo punto devo lavorare 3 maglie alte chiuse a metà, catenella, nella catenella lavoro una maglia alta e chiudo a metà, filo sull'uncinetto, qui invece lavoro una maglia alta chiusa a metà in rilievo avanti, quindi con l'uncinetto entro, sposto la maglia alta sull'uncinetto, prendo il filo e lavoro una maglia alta chiusa a metà, affianco maglia alta chiusa a metà e chiudo tutto insieme, catenella e lavoro le 6 maglie alte così come si presentano. 3, 4, 5 e 6. Catenella,
Nella catenella lavoro una maglia alta chiusa a metà. Qui invece prendo la maglia alta in rilievo avanti e chiudo a metà, e nella catenella una maglia alta chiusa a metà. Catenella di separazione, e proseguo questo. Per quanto riguarda il dietro ho fatto un totale di 37 centimetri e poi ho lavorato le maniche. Invece il davanti voglio fare un pannello un po' più corto, quindi il dietro lo lavorate 37 centimetri, il davanti invece lo faccio sui 32 centimetri. Se invece voi volete fare il dietro e il davanti uguale, potete farlo tranquillamente. Qui lavoro 3 maglie alte chiuse a metà, una in rilievo avanti. Ho terminato il pannello del davanti che misura 32 centimetri circa. Invece per quanto riguarda il pannello del dietro misura 37 centimetri. Poi tirato bene misura 32 centimetri. Questo perché il dietro è più lungo del davanti, però volendo potete fare tutti e due i pannelli di 37 centimetri. Adesso a questo punto devo fare una catenella di 27 maglie, perché il multiplo che dobbiamo lavorare è sempre di 9. Quindi prendo l'uncinetto e a questo punto io mi sono fermata dalla parte del rovescio, quindi quando inizierò a lavorare riprenderò sempre il motivo dal diritto per far venire le 3 maglie alte chiuse insieme dal diritto. Quindi a questo punto conto la prima catenella, una seconda catenella, una terza catenella fino a 27 catenelle, che sono un totale di 16 centimetri. Se voi volete la manica più lunga, aggiungete sempre 9. Ci vediamo al termine della catenella. Fatte le 27 catenelle, aggiungo una che mi serve per chiudere. Adesso taglio il filo e faccio un nodino di sicurezza, e devo fare anche dall'altra parte 27 catenelle, quindi entro qui a questo punto dove ho le 2 maglie alte e conto 1 2 3 4 e vado avanti fino a fare 27 catenelle, e ci vediamo al termine del giro. Lo vedo. Ho lavorato le 27 catenelle anche da questa parte e da questa parte. Una volta che ho lavorato le 27 catenelle, ho tagliato il filo per poter lavorare dalla parte del diritto, perché dobbiamo lavorare il motivo delle 3 maglie alte sempre dalla parte del diritto. Quindi una volta che ho tagliato il filo con l'uncinetto entro nella penultima catenella, quindi nella 27esima, perché una mi serve per chiudere, e riprendo a lavorare di nuovo il motivo che abbiamo lavorato fino adesso, iniziando sempre con 2 catenelle. Quindi 1 e 2, rientro nella stessa maglia di base, lavoro la maglia alta, vado a fianco e lavoro una seconda maglia alta. Adesso devo lavorare le 3 maglie alte chiuse insieme, quindi il motivo non è cambiato, però dobbiamo lavorarlo dal diritto, ricordatevi, altrimenti il motivo delle 3 maglie alte viene dal rovescio. 2 e 3. Adesso chiudo tutti insieme, catenella, e adesso devo lavorare le 6 maglie come abbiamo fatto fino adesso, e ci vediamo quando arriviamo da questa parte per farvi vedere come continuare. Ho lavorato le 3 maglie alte chiuse insieme, a questo punto devo lavorare le 6 maglie alte, quindi questa è la prima maglia alta, una seconda maglia alta, una terza maglia alta e una quarta maglia alta. Adesso mi ritrovo sul pannello e lavoro le ultime 2 maglie alte, quindi questa è la quinta e questa è la sesta maglia alta.
Adesso lavoro il motivo come abbiamo fatto fino adesso, dove abbiamo la catenella lavoro una maglia alta chiusa a metà, dove ho la maglia alta prendo la maglia alta dal davanti e lavoro una maglia alta in rilievo chiusa a metà e qui una maglia alta chiusa a metà. Chiudo tutte insieme e catenella e lavoro il motivo fino ad arrivare dove ho le altre catenelle e lavoro allo stesso modo come ho lavorato qui. Però andate avanti e ve lo faccio rivedere. Arrivata a questo punto lavoro come ho fatto dall'altra parte, quindi qui mi trovo le due maglie alte, lavoro 2 maglie alte. Sulle catenelle continuo a lavorare le altre 4 maglie alte per un totale di 6 maglie alte, quindi vado a fianco e lavoro una terza maglia alta, a fianco una quarta maglia alta, una quinta maglia alta e una sesta maglia alta. Catenella di separazione, lavoro le 3 maglie alte chiuse a metà, 1, 2 e 3. E continuo questo fino a terminare il giro e concludo poi il giro con le 2 maglie alte. Al giro di ritorno dobbiamo lavorare sempre come abbiamo lavorato il motivo, 6 maglie alte e una maglia alta al centro delle 3 maglie alte insieme, chiuse insieme. Il giro successivo invece le 3 maglie alte chiuse insieme, la maglia alta centrale la lavoriamo in rilievo avanti. Proseguite questo per 9 giri. Sono andata avanti con la lavorazione per 9 giri, quindi ho sempre visto da che parte bisognava iniziare per far venire il motivo delle 3 maglie alte dal diritto. Questo è il diritto. Mi sono fermata a 9 giri che corrispondono a 11 cm perché poi ho deciso di fare una scollatura quadrata, quindi a questo punto ho diviso il mio pannello a metà e mi sono spostata di 13 cm da una parte e 13 cm dall'altra per avere una scollatura di 26 cm. Se voi volete la scollatura meno scollata, dal centro vi potete spostare 10 cm da una parte e 10 dall'altra per avere una scollatura di 20 cm. E poi ho continuato la lavorazione per un totale di 20 cm. Ecco come si presenta poi la manica. Questo sono un totale di 20 cm. Quindi la larghezza della mia manica è di 20 cm. Voi decidete quanto la volete larga e a quel punto, una volta che ho diviso, ho lavorato avanti e indietro, avanti e indietro. Questa è una parte, adesso la lavoreremo da questa parte. Ricordatevi sempre quale è la parte che dovete iniziare a lavorare. Io adesso devo lavorare dal rovescio perché ho finito con il motivo di 3 maglie alte, quindi devo lavorare il motivo di 6 maglie alte in linea e una maglia alta sulle 3 maglie alte chiuse insieme e proseguo la lavorazione come ho fatto fino adesso. Quindi adesso vi faccio vedere. Quindi a questo punto dobbiamo lavorare il motivo come si presenta iniziando da dove abbiamo il marcapunti. Vi consiglio di non lavorare sul motivo di 3 maglie alte chiuse insieme e una maglia alta, altrimenti non viene bene la lavorazione, viene molto larga per quanto riguarda il collo, ma iniziare sempre a lavorare dalle maglie alte. Adesso tolgo il mio segno e lavoriamo come abbiamo fatto fino adesso, iniziando sempre con 2 catenelle. 1 e 2. Rientro nello stesso punto e lavoro la prima maglia alta. E adesso vado avanti fino a lavorare le 6 maglie alte. Questa è una seconda, una terza maglia alta, una quarta maglia alta, quinta maglia alta e sesta maglia alta. Come vedete il punto non è cambiato, quindi dobbiamo ripetere sempre il nostro punto, catenella e 6 maglie alte e lavoriamo questo fino ad avere il totale della manica che abbiamo deciso. Una volta che abbiamo finito di lavorare tutte e due le maniche, quindi il pannello davanti e il pannello dietro,
possiamo iniziare a cucire. Andate avanti e poi ci vediamo quando dobbiamo cucire tutti e due i pannelli. Ho terminato tutti e due i pannelli e ho già cucito, quindi ho messo il rovescio sopra e il diritto all'interno e ho cucito. Questa è la parte del diritto dove abbiamo iniziato le nostre catenelle. Non vi faccio vedere la cucitura, tanto io ho cucito con ago e filo e ho messo i due pannelli e ho cucito punto su punto. Una volta che abbiamo cucito, quindi poi questo è il davanti e il dietro risulta un po' più lungo, adesso ve lo faccio vedere. Una volta che abbiamo cucito il tutto, adesso devo rifinire lo scollo con delle maglie basse e dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante, perché qui abbiamo le nostre catenelle dove abbiamo finito. Invece quando ci troviamo le maglie alte lavoriamo 2 maglie basse. Poi vi rendete conto, se volete lo scollo un po' più tirato, fate qualche maglia bassa in meno. Quindi proseguite questo e ci vediamo al termine del nostro lavoro. Una volta che ho rifinito lo scollo, come vedete, viene più definito e più tirato. Se volete potete fare più giri di maglie basse. Siccome io ho fatto uno scollo abbastanza largo per la mia taglia, perché volevo poi chiudere con una catenella dal centro dietro, che ho preso le misure, come vedete ho preso le misure, quindi voi a questo punto nella parte dietro, se avete fatto uno scollo molto abbondante, prendete le misure e lavorate una catenella non molto larga per poter tirare un poco e dare un effetto particolare alla maglia. Se invece avete fatto uno scollo meno profondo, lasciate così, o se volete abbellirlo come voglio fare io, potete farlo tranquillamente. Quindi a questo punto faccio una catenella e con questa catenella mi congiungo da questa parte. Quindi poi decidete voi di quanto deve essere lunga la catenella. Nel mio caso lavoro una catenella di 30 maglie. Una volta che faccio la catenella, vado dove ho il segno e chiudo con una maglia bassissima. Quindi andate avanti con la catenella. Una volta che avete finito di lavorare la catenella e avete chiuso, potete tagliare i fili e la maglia è pronta per essere indossata. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like. Con questo tutorial abbiamo terminato la stagione estiva e da prossimi tutorial inizieremo a lavorare la lana. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie per la visione e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale. Ciao a tutti!